Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, il luogo dove l'intelligenza artificiale incontra la creatività e dove le idee diventano immagini. Oggi faremo una cosa un po' particolare e penso anche interessante. Costruiremo insieme un generatore di prompt e lo faremo utilizzando AI Studio di Google, che è una sorta di laboratorio che Google ci mette a disposizione per provare un po' tutte le sue applicazioni di intelligenza artificiale. Non preoccupatevi perché non dovremo scrivere neanche una linea di codice, lo faremo in modo semplicissimo alla portata di tutti e soprattutto in modo gratuito, appunto utilizzando AI Studio. Quindi direi senza indugio andiamo ad iniziare. Allora, perché costruirsi un generatore di prompt? Ce ne sono diversi, in rete li possiamo trovare un po' ovunque, basta cercarli magari con un motore di ricerca. Innanzitutto perché lo possiamo personalizzare, possiamo effettivamente creare un generatore di prompt adatto alle nostre esigenze e poi lo possiamo modificare nel corso del tempo aggiungendo o togliendo determinate opzioni. Che cos'è un generatore di prompt? Un generatore di prompt è di fatto una piccola applicazione che ci consente di andare ad inserire alcune voci, alcune opzioni con dei campi, riempiendo praticamente dei campi, dei moduli in cui possiamo scrivere del testo o semplicemente andare a selezionare delle opzioni da un menu a tendina. Questo ci consente di generare un prompt dettagliato e strutturato in modo coerente e può esserci d'aiuto soprattutto in quei casi in cui magari non siamo proprio espertissimi nello scrivere in lingua inglese. Voi sapete che noi possiamo scrivere tranquillamente anche in italiano con la maggior parte dei modelli con le applicazioni di intelligenza artificiale, però siccome tutte sono state addestrate con dati in inglese è preferibile scrivere il prompt direttamente in inglese. Questo per qualcuno può essere una difficoltà in più, quindi un generatore di prompt ci consente, partendo appunto dalla nostra lingua, dalla lingua italiana, di strutturare un prompt che poi possiamo utilizzare così come ci è stato fornito diciamo dal generatore oppure semplicemente come punto di partenza, no? Perché poi chiaramente è più semplice magari andare a mettere le mani su un testo in inglese già scritto che scriverlo da zero. Allora, noi qui adesso siamo già all'interno di Google AI Studio, l'indirizzo IP è aistudio.google.com. Google ci mette a disposizione questo spazio che è un vero e proprio laboratorio e ce lo mette a disposizione in modo completamente gratuito. Qui dentro noi possiamo appunto realizzare delle applicazioni senza neanche scrivere una riga di codice, possiamo utilizzare Gemini, possiamo utilizzare Nano Banana, per certe cose anche Veo. Insomma, diciamo che è un ambiente molto interessante, che a prima vista potrebbe sembrare no, un ambiente diciamo adatto a quelli che sono definiti smanettoni dell'informatica, ma in realtà non lo è perché ormai scrivere e realizzare delle piccole applicazioni è diventata veramente alla portata di tutti. Allora, vediamo come dobbiamo fare per scrivere questo, che poi noi scriviamo un prompt per creare un generatore di prompt alla fine, quindi siamo sempre lì, insomma, come discorso. Allora, noi vediamo che qui a sinistra abbiamo, vabbè, il classico pulsante chat che ci consente poi di o recuperare delle chat fatte in precedenza con AI Studio oppure di crearne di nuove. E poi c'è questa opzione qui che è Build. Io ci clicco e allora, chiaramente mi sono dimenticato di dire che per utilizzare Google AI Studio bisogna registrarsi e basta, ma se si ha comunque la classica
email, Gmail di Google, non è un problema, insomma si è iscritti quasi automaticamente. Allora, vediamo che qui appunto entriamo in questo ambiente build e vediamo che c'è una prima schermata in cui ci fa vedere un po' di applicazioni che già potremmo utilizzare, perché sono applicazioni che o sono state fatte proprio da Google oppure sono state messe a disposizione da altri utenti. Quindi ad esempio potremmo andarci un po' a spulciare queste applicazioni, a vedere se possono aiutarci in qualche modo. Noi però adesso ci soffermeremo sulla creazione di una nostra applicazione. Infatti possiamo andare qui in Your Apps e vediamo che qui ce ne sono un po' che io ho già creato. Posso esplorare la galleria, ma soprattutto posso creare una nuova app che è quella che farò adesso. Quindi clicco qui e qui semplicemente Gemini mi dice di descrivere l'idea, cioè descrivere che cosa voglio. In altri tempi per scrivere un'applicazione di questo tipo, cioè che mi permette di creare, diciamo, una schermata con un modello da riempire, con un input e un output, insomma, sarebbe stato abbastanza complicato a meno che di non conoscere linguaggi di programmazione come ad esempio Python. Adesso qui è diventato tutto molto più semplice, tant'è vero che anche proprio nell'informatica sta cambiando un po' l'approccio che ha il programmatore, no? Quando deve scrivere un programma da zero. Quasi sempre si fa un po' aiutare dall'intelligenza artificiale, poi chiaramente per cose specifiche dovrà metterci mani. Allora, io adesso già mi sono qui, appunto vi dicevo, bisogna descrivere che cosa abbiamo in mente, cioè che cosa vogliamo realizzare. Io per accelerare un po' i tempi, altrimenti sarebbe durato troppo questo video, già ho scritto un prompt da dare in pasto a questo generatore e lo vado a incollare qua, però lo leggiamo insieme così almeno. Allora, che cosa ho fatto? Come vedete è assolutamente discorsivo, non c'è nulla di difficile o non occorre avere nozioni di informatica. Allora io ho scritto semplicemente obiettivo, aiutare i content creator a creare immagini perfette con l'intelligenza artificiale attraverso un processo di raccolta informazioni naturale e rapido, creando prompt efficaci e fornendo educazione pratica sulla generazione di immagini con le AI. L'applicazione per generare i prompt si chiamerà Prompt Creator by Maurizio Cintioli. Quindi qui io gli ho detto qual è l'obiettivo, cioè cosa voglio costruire qui come applicazione. Poi gli dico il ruolo, cioè chi è, quale ruolo deve assumere l'intelligenza artificiale nella costruzione di questa applicazione. Io dico, sei un assistente specializzato nella generazione di immagini con intelligenza artificiale e sei un esperto di prompt engineering visivo. Aiuti a trasformare le idee in immagini. Poi gli do un contesto, dico, lavori con tutti i modelli all'avanguardia specializzati in generazione di immagini, modifica, coerenza. Quindi gli sto dicendo che è un super esperto di creazione di immagini. Poi qui comincio a dare invece informazioni di base sulle domande a cui dovrò rispondere per creare il prompt. Quindi questi saranno poi alla fine, diciamo, le varie caselle che dovrò riempire quando avrò creato il generatore di prompt. Quindi domande mirate per generazione nuova. Soggetto principale, azione, espressione. Ambiente e ambientazione, stile desiderato, e qui già ne metto alcuni di esempio: fotorealistico, artistico, cartone. Inquadratura preferita, primo piano, campo medio, panoramica. Atmosfera e mood, dettagli tecnici, quindi se fotorealistico, illuminazione, specifiche particolari, immagini con effetto motion blur. E adesso gli sto lasciando molta libertà proprio per farvi vedere che comunque riesce a tirarci fuori un- un'applicazione comunque utile a quelli che sono i nostri scopi. Però qui potrei anche dettagliare io effettivamente che cosa mi aspetto, no? Quindi potrei per ognuna di queste voci andare a scrivere sotto le varie opzioni che mi aspetto ci siano, per esempio specifiche particolari. Qui oltre a motion e blur potrei mettere, che so,
bianco e nero, oppure colore, viraggio, insomma potrei mettere altre specifiche particolari, ma questo lo posso fare pure in seconda battuta, perché poi queste applicazioni che vengono create qui con Google AI Studio possono essere modificate in qualsiasi momento. Poi dico, questa raccolta di informazioni dovrà essere fatta in un'unica schermata e servendosi di tendine con opzioni preimpostate. Quindi sto dicendo che voglio che sia tutto compreso in un unico blocco, che vedo in una pagina sola senza dover fare lo scroll, andare su e giù, e che mi devo servire di tendine con opzioni preimpostate. Quindi creazione di prompt, che è la fase 2, gli dico come voglio che il prompt sia scritto, in pratica il risultato che mi attendo una struttura narrativa, scrivi sempre descrizioni narrative ed evita elenchi di parole chiave. Poi descrivi la scena e non elencare parole chiave, l'ho detto un'altra volta. Per immagini fotorealistiche usa sempre terminologia fotografica, tipo di inquadratura, obiettivo, illuminazione, mood. Quindi sto dicendo proprio di inserire all'interno del prompt questo tipo di terminologia. Poi gli dico come può essere uno schema base fotorealistico, un tipo di inquadratura fotorealistica di soggetto, azione, insomma gli sto dicendo come andare a creare questo prompt. Qui potete farlo come vi pare, oppure potete anche tranquillamente lasciarlo libero di prendere la sua strada, insomma, poi magari in fase di modifica successivamente potete raffinare questo generatore. Poi gli dico di includere informazioni su obiettivo, profondità di campo, qualità del... Qui chiaramente perché io mi sto focalizzando su un tipo di immagine fotorealistico. Se invece mi dovessi focalizzare su una illustrazione, magari darei altri tipo un altro tipo di istruzioni da seguire. E poi gli dico di generare il prompt e di farlo in lingua italiana e inglese, così almeno posso anche avere modo di confrontarlo in modo molto, molto semplice. Poi ho inserito una terza fase, che è quella dopo che ha creato il prompt. Gli dico di spiegarmi le scelte che ha fatto, quali sono i punti di forza del prompt che ha creato, se ci sono delle limitazioni eventuali, suggerimenti di miglioramento, perché poi magari io potrei andare ad agire sul prompt e modificarlo proprio a mano, insomma, come dicevo prima, noi possiamo utilizzare questi prompt che vengono creati sia così come sono, sia meglio secondo me come base per andare poi a realizzare il prompt definitivo. Quindi adesso a questo punto clicco su Build e lui qui a sinistra mi parte con la creazione di questa vera e propria applicazione. Dice che sta pensando, speriamo che non ci metta molto a fare questa cosa. Poi qui mi sta anche dando delle indicazioni su come magari potrei migliorare l'applicazione stessa. Adesso qui sta continuando a pensare, siamo già a 26-28 secondi. Non so adesso, ecco, vediamo che sta iniziando a scrivere e vedete che mi sta scrivendo vari file che sono i file in cui c'è la descrizione appunto di questa applicazione. Come vi dicevo prima, fino a poco tempo fa avrei dovuto scrivere tutta questa roba con degli script in Python o qualche altro linguaggio, invece lo sto facendo senza assolutamente conoscere nulla di informatica, e questa è una cosa veramente eccezionale. Adesso vediamo anche che risultato ci dà, perché noi possiamo cantare vittoria così senza aver visto il risultato. Mi aspetto comunque che faccia il suo lavoro, che comunque mi dia un'applicazione che posso iniziare a utilizzare e poi migliorare magari in base alle mie esigenze. Guardate quanta roba sta scrivendo ed ecco qua la mia applicazione qua a destra. Allora, Prompt Creator by Maurizio Cintioli, che è appunto il titolo che ho dato all'applicazione. Trasforma le tue idee in immagini perfette. Questo strumento ti guida passo passo nella creazione di prompt efficaci per l'intelligenza artificiale generativa. E mi dice, vedete che qui allora ha fatto un misto chiaramente di campi editabili a piacere e altri invece con menu a tendina.
chiaramente io posso poi chiedere tutte le modifiche che voglio a questo generatore di prompt. Ma iniziamo a provarlo. Allora, soggetto principale, diciamo un uomo che mangia un panino seduto seduto al tavolo di un ristorante. Poi mi dice azione. Già gliel'ho scritto qua, glielo ripeto. Mangia un panino farcito con molta salsa di pomodoro. Vediamo un po' se mi deve scrivere tutte queste cose. Ambiente. L'ambiente è un ristorante eh, con ambiente. Facciamo un ristorante in stile tradizionale con, mm, con mobilio in legno, mobilio, scusate, in legno e diciamo luci provenienti da un lampadario, non lampadario, vabbè, un lampadario, basta. Stile desiderato, diciamo fotorealissimo, ma vedete qui quanti me ne ha messi, non gliel'ho chiesti io. Io qui però potrei poi modificare ulteriormente, vedi se io vengo qua su Make Change, posso dirgli ad esempio aggiungi allo stile desiderato anche, e metto il mio stile che voglio sia inserito nella tendina. In primo momento mettiamo fotorealistico, l'inquadratura direi un mezzo busto va bene, l'atmosfera direi un'atmosfera, qui mi suggerisce malinconica, epica, serena, direi eh, tranquilla e calda. Illuminazione, abbiamo detto che l'illuminazione è un'illuminazione artificiale con lampadario. Un obiettivo posso scegliere, abbiamo detto prima, e poi potrei anche lasciare in bianco questi campi, ma insomma stiamo facendo una prova, quindi direi un obiettivo 35 mm, quindi un medio grandangolo. Effetti specifici non credo che ci servano effetti. Mettiamo una grande profondità di campo, mettiamo tutto a fuoco, e poi possiamo dare altre specifiche particolari. Qui possiamo dire che colori caldi. E adesso faccio genera prompt, vediamo un po' se siamo riusciti a creare effettivamente questa nostra applicazioncina per generare prompt. Mi dice che l'intelligenza artificiale sta elaborando la sua richiesta, quindi dobbiamo avere un pochino di pazienza. Adesso lui me ne dovrà creare due, fra l'altro, perché gli abbiamo chiesto di farlo in italiano ed inglese. Ed eccolo qua. Allora, lo leggiamo in italiano, poi tanto in inglese la traduzione. Un mezzo busto fotorealistico di un uomo seduto al tavolo di un ristorante tradizionale, intento a mangiare un panino abbondantemente farcito con salsa di pomodoro che sgocciola leggermente. Qui ha preso una licenza perché gli ho detto soltanto che era abbondantemente farcito, va bene. Il ristorante presenta mobili in legno scuro e un'atmosfera accogliente. La scena è splendidamente illuminata da una luce artificiale calda proveniente da un elegante lampadario centrale, creando un'atmosfera tranquilla e invitante, con predominanza di colori caldi, scattato con un obiettivo 35 mm con una grande profondità di campo che mette a fuoco l'uomo e il panino, sfogando leggermente. Vabbè, qui ha sbagliato in effetti perché non ha
non ha capito che io volevo una profondità di campo eh, che mi facesse appunto vedere tutto a fuoco, però vabbè, potremmo tranquillamente poi andare di qua e modificare il prompt. Poi c'è questa fase che avevo messo di analisi del prompt. Lui mi dice che il prompt è stato strutturato in modo narrativo, ha specificato, vabbè, mi descrive un po' come ha fatto questo prompt. Poi ci sono i punti di forza, mi dice perché è un buon prompt, mi dice le limitazioni. Nonostante la ricchezza di dettagli, il modello potrebbe avere difficoltà a rendere in modo perfettamente naturale e credibile la salsa di pomodoro che sgocciola, che potrebbe apparire stilizzata o meno realistica del prete. Quindi dice, guarda, mi ha avverto questa cosa, ma non è detto, dipende poi dal modello che utilizzi. Suggerimenti di miglioramento, mi dice, per enfatizzare un'emozione specifica si potrebbe aggiungere con un'espressione di puro piacere o concentrato su... Cioè, mi dà anche dei suggerimenti proprio per arricchire il prompt. Adesso, prima di andarci a provare questo prompt per vedere cosa esce fuori, io volevo far vedere cosa dobbiamo fare per salvare questo prompt creator che abbiamo creato. Semplicemente noi cioè lo ritroveremo poi perché comunque lo- lo memorizza in automatico. Possiamo fare il download dell'app, però in questo caso lui fa un download di un pacchetto che poi potrebbe venire per essere utilizzato, necessita poi di essere trattato in un certo modo, di essere caricato su un sito web, quindi lascerei un po' da parte questa modalità. Lo posso salvare su GitHub, che è un portale, diciamo, di smanettoni dell'intelligenza artificiale. Posso eseguire il deployment dell'app, cioè lo posso caricare su qualche cloud, oppure lo posso semplicemente condividere. Quindi lo posso condividere semplicemente con questo indirizzo web che mi riporta a questa schermata. Quindi me lo potrei copiare, innanzitutto devo dire di pubblicarlo, lo posso copiare e mandarlo ad amici e persone, o mandarmelo a me stesso per accedere in modo facile, insomma. Poi qui lo posso vedere in full screen. Ritorno alla versione. Ah, qui posso vedere inoltre la preview di come si vede su altri schermi che non siano questo del PC, quindi potrei vedere su uno smartphone, lo vedo in questo modo, perché io potrei tranquillamente, diciamo, inviare quel link a questa applicazione al mio smartphone e magari sto in metropolitana, non so cosa fare, mi metto a creare un bel prompt con il mio generatore di prompt. Allora, a questo punto io per concludere, diciamo, questo esperimento che abbiamo fatto, copio il prompt, questo qui in inglese lo dovrebbe aver copiato, torno indietro, torno a Google AI Studio e vado su Nano Banana. Quindi su Nano Banana qui e vado a scrivere qui che cosa vorrei. Faccio CTRL V, mi sono incollato quel prompt che mi aveva costruito il mio prompt generator, lo lancio e vediamo se riusciamo ad ottenere un qualcosa di buono con questo modello. Allora, ecco qui l'immagine fatta velocissima, devo dire che ormai non ho banana. Allora, l'ambientazione mi sembra l'abbia rispettata benissimo perché c'è questa luce calda, ehm, questo lampadario che si vede appunto e c'è soprattutto questo panino molto farcito con questa salsa di pomodoro che sgocciola in modo evidente. Io direi che abbiamo fatto un buon lavoro e soprattutto abbiamo, come avete visto, creato un generatore di prompt in modo facilissimo, in modo gratuito. Possiamo poi
ritornarci poi per modificarlo, perché se io ritorno in build e vado nelle mie applicazioni, eccolo qua, me lo trovo qui, ci clicco ed eccolo qui a mia disposizione. Vedete che qui l'assistente AI già mi dà mh, dei suggerimenti, diciamo, no? Mi dice espandi opzioni stile, introduci prompt predefiniti, aggiungi cronologia, aggiungi un salvataggio, cioè io qui sotto posso continuare a dialogare con Google AI Studio, modificarlo e magari se non voglio modificare questo vengo qui e faccio copy app in modo tale che questa me la tengo e continuo magari a modificare un'altra versione. Allora, io spero che questo mini tutorial per realizzare un generatore di prompt vi sia piaciuto. Se volete lasciatemi un commento a questa cosa che abbiamo fatto insieme. Se non l'avete fatto iscrivetevi perché è molto importante per far diciamo per divulgare il mio canale e mettetevi un like e ci vediamo alla prossima. Grazie.